Ciao amici, sono Andrew Riker e bentornati sul canale. Quest'oggi voglio parlarvi di uno dei più famosi villain del mondo del cinema di fantascienza e del cinema anche in generale. Sto parlando di Predator, comparso per la prima volta nel film diretto da John McTiernan del 1987 e con protagonisti tra gli altri Arnold Schwarzenegger e Carl Weathers, il famoso Apollo Creed della saga di Rocky. Perché facciamo questa rivisitazione del film? Perché quest'oggi voglio anche parlarvi dell'action figure relativa, anzi ce ne sono svariate, ma io ve ne parlerò in particolare di una, quella relativa al primo film. Sto parlando quindi dell'action figure prodotta da NECA, relativa al personaggio di Predator. Andiamo a scoprirne tutti i segreti. Attivare! Un nostro elicottero è disperso da 18 ore. A bordo c'erano un ministro col suo assistente di questo grazioso staterello. Questo ministro viaggia sempre sul versante sbagliato del confine. Perché non usate l'esercito regolare invece di noi? Perché c'è stato un idiota che ti ha accusato di essere il migliore. Guarda questo figlio di puttana. Siamo una squadra di salvataggio, non di assassini. Ci serve il migliore. Ecco perché sei qui. Sergente. 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 Chi erano quelli? Non lo so. Ne ho visto solo uno mimetizzato. Ma giuro, so soltanto una cosa. Che gli ho tirato dritto addosso 20 caricatori dell'M60. Li ho buttati. Niente di questa terra sarebbe sopravvissuto. Antichiedine. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué fue lo que viste? Te dije lo que sé. Fue la selva que se lo llevò. Ripete lo stesso ritornello. La giungla che si è animata e lo ha rapito. Laggiù c'è qualcosa in agguato. E non è un uomo. Moriremo tutti. Niente. Neanche una traccia. Niente sangue, niente cadavere. Abbiamo colpito niente. Non ho capito cos'era. Continua. Cambiava di colore. Come i camaleonti. Si confondeva con la foresta. C'è anche un'altra cosa. Quando il tuo amico è stato ucciso, tu hai ferito quell'essere. Se può essere ferito, può essere ucciso.
questa panoramica relativa al film, diamo subito un'occhiata all'action figure prodotto da NECA. Cominciamo con il packaging, quindi con la scatola. Come vedete, in primo piano una bella immagine della maschera facciale del Predator con i puntatori laser e tutti e tre attivati. Come vedete dal nome sulla scatola, questa action figure è derivata direttamente dal primo film, in quanto è relativa al cacciatore nella giungla, quindi Jungle Hunter. Infatti, come ricorderete, poi dopo il primo, a distanza di qualche anno, sono stati prodotti anche altri film relativi a Predator, a cominciare da Predator 2, che era ambientato a Los Angeles, dove ricordiamo anche la presenza del famoso attore visto in Arma Letale, Danny Glover, che interpretava Roger Martaff in coppia con Martin Riggs, interpretato da Mel Gibson. Diamo un'occhiata anche al resto della scatola. Ecco, come potete vedere, sul fianco c'è la scritta Predator con i caratteri resi famosi proprio dal film. Qui vediamo che c'è il logo della NECA che produce questa fantastica action. Sul retro possiamo vedere una panoramica di immagini con cui si può sposare questa action figure. Qui c'è una breve spiegazione in inglese della storia del film, più che la storia del film, di quello che fa praticamente il personaggio. Qui lo vediamo in alcune immagini. Ecco qua. Come vedete il livello di dettaglio è abbastanza alto, quindi parliamo di un'action figure veramente ben fatta. L'altro lato presenta praticamente lo stesso logo. E adesso apriamo un attimo la parte frontale della scatola che è ispezionabile. E come potete vedere presenta una panoramica dell'action figure che troviamo dentro, con a fianco una figura sempre dell'action figure in una posa. Adesso la mostro meglio. Come vedete è stata ricreata un'ambientazione per far rendere meglio la figure. Questa è una cosa che andrebbe fatta quando uno ha in mente di esporre una figure come questa. E qui vediamo proprio l'action figure in particolare. Come potete vedere viene data anche la testa senza la maschera, in maniera tale che uno possa scegliere in quale modo esporla. Chiaramente viene fornito anche la maschera staccata dal viso, nel caso uno scegliesse di montare come opzione la testa quindi scoperta, in maniera da posizionare la maschera in terra oppure nelle mani. Come vedete ricostruisce esattamente tutta l'armatura, diciamo, con gli accessori che abbiamo visto nel film. Questa poi versione speciale, che è la versione Ultimate, ha proprio tutto quanto già incluso. Come vedete c'è il cannoncino laser, qui ci sono delle mani aggiuntive, un getto di plasma lanciato dal cannone che si può applicare per simulare lo sparo, un paio di teschi e colonna vertebrale umana, ma adesso li mostro meglio tirandolo fuori dalla scatola. Faccio un attimo velocemente l'unboxing e poi sono di nuovo da voi. Eccoci di nuovo insieme. Bene, come potete vedere, tolto dalla scatola, possiamo notare, come da consuetudine della NECA, la scatola contiene un piccolo scenario da poter utilizzare dietro alla figure. In questo caso vediamo c'è uno scorcio di giungla tropicale, veramente ben realizzato a livello di colori e luminosità, che può essere usata tranquillamente come sfondo da mettere dietro, anche se io consiglierei più di arricchirlo di una sorta di 3D, quindi mettendo degli alberelli che potete trovare nei negozi di modellismo, oppure che potete crearvi da soli se siete appassionati di modellismo. Mentre per quanto riguarda l'action figure, già ancora nel blister, però possiamo già vedere meglio i dettagli, che come potete notare sono discretamente elevati. Guardate, la testa sembra vera, veramente bella. Anche nella versione mask, come vedete, è veramente una cosa ben fatta. Qui viene fornita la maschera supplementare.
vedete il livello di dettaglio è veramente eccezionale, ragazzi. Qui, come vi dicevo, c'è il cannoncino laser, una coppia di mani aggiuntive, lo sparo del plasma e il teschio e colonna vertebrale per fare le scene viste nel film. Poi volevo dirvi che comunque è disponibile anche un kit aggiuntivo di accessori per questa serie di Predator, che è compatibile sia con questa figura che con le altre sempre dello stesso franchising. Quindi volendo potete arricchire con altri pezzettini sempre relativi ai vari scannamenti creati dal Predator. Ora la sblistero completamente e vi farò vedere qualche posa. Ecco qua, come potete vedere, una volta messa in posa è veramente molto realistico, il livello del dettaglio è veramente molto alto, riusciamo a vedere addirittura tutto bene in dettaglio, tutti i vari piccoli teschietti che fanno parte della collana che il Predator usava a indossare come trofeo. Anche la sua armatura è fatta veramente bene, riproduce sia nei colori sia nei dettagli quella veramente vista nel film. Qui, come possiamo vedere, è stato riprodotto abbastanza bene anche il meccanismo di autodistruzione che lui usava, no? Su quella famosa console da polso che indossava durante il film, che venne usata poi nella scena finale per autodistruggersi una volta sconfitto da Schwarzenegger. Questa chiaramente poi andrà usata magari per replicare quella scena con queste mani aggiuntive aperte che consentiranno di dare modo alla figure di avere un aspetto più dinamico per quel tipo di scena. Come potete vedere c'è anche la testa completamente sostituibile a quella mascherata, con questa specie di capigliatura rasta come era presente nel film, fatta in materiale gommoso morbido, quindi diciamo si può muovere con una certa facilità, vedete? Anche questa vorrei farvi notare il dettaglio del viso, cioè veramente gli occhi interni sembrano quasi vivi. Non so se la ripresa a video riesce a rendere, ma vi assicuro che di persona fa veramente un bel effetto. Vedete? Viene fornita anche la maschera, ovviamente staccata, nel caso optiate per questo tipo di posa. Qui ci sono i teschi, anche questi veramente molto dettagliati, di qualche povero soldato umano scannato e appeso agli alberi. Qui troviamo il cannoncino al plasma, chiaramente è indossabile sul lato della spalla, come potete vedere il cannoncino è orientabile, quindi possiamo far prendere tutte le pose che vogliamo, sia a destra che a sinistra, anche può ruotare, e ci si può inserire chiaramente con un semplice gioco di incastro. Vedete, c'è una specie di, non so se le immagini rendono, c'è una specie di pernetto, si può inserire davanti al cannoncino in maniera tale da simulare il momento dello sparo. Ecco qua. Per quanto riguarda la posabilità, come in tutte le action figure, sia di NECA sia di altre case, chiaramente non può essere eccezionalmente elevata per i soliti problemi che conosciamo. Ecco, adesso vorrei farvi vedere anche un predatore naturale. Questa è Sonia, detta Sonietta, uno dei predatori di casa mia. Sicuramente in uno scontro diretto con lei il Predator avrebbe la peggio. Vero? Come vedete ispeziona tutto in maniera maniacale, però se ne va perché ha capito che non è un avversario degno di lei. Beh, torniamo un pochino seri. Possiamo provare a vedere un attimo un pochino anche la parte dietro di questa action figure. Scusate le inquadrature movimentate, ma sto da solo, quindi non ho chi mi può aiutare su questo. Ma poi, come si dice, chi fa da sé fa per tre. Dunque, vediamo. Come potete vedere, lo sculpt è veramente bello. I dettagli anche sulla schiena non sono per niente trascurati, anzi, sono fatti in maniera veramente bella e precisa. L'effetto del colore della pelle, anche con quel leggero lucido, dà un po' l'effetto di pelle umida, quindi ricalca un po' quello che vedevamo nel film.
vedete? Diciamo, il discorso delle pose è sempre un pochino relativo al fattore delle plastiche, nel senso che ovviamente per quanto si possa fare bene uno snodo, ha comunque dei limiti rispetto al corpo umano, o comunque anche un corpo alieno. Di conseguenza sì, è posabile, però non lo potrete mettere in pose eccezionalmente estreme, anche se comunque riesce a ricreare praticamente tutte quelle in cui lo vedevamo nel film. Chiaramente vi ci vorrà un po' di tempo per giocarci, però vi assicuro che alla fine potreste fare tutte le scene viste, quindi sicuramente da quel punto di vista non vi deluderà. Come potete vedere, anche i coltelli estraibili, che in realtà qui sono fissi, ma comunque sono presenti nella figure, quindi diciamo anche tutto l'armamentario visto nel primo film. Ecco qua, poi messo sullo sfondo della giungla, come vi dicevo, l'effetto è sicuramente molto molto accattivante. Chiaramente poi giocando un po' con gli effetti di luce si può ottenere qualche cosa anche migliore di questa. Che posso dirvi? Innanzitutto di queste figure della NECA ne esistono varie versioni, come vi dicevo esistono quelle relative e sicuramente più famose al primo film, quindi questa più quelle di Arnold Schwarzenegger in svariate versioni, e anche questa del Predator esiste anche in versione a vista termica, quindi diciamo con una colorazione tutta sul rosso e il giallo. Poi ne esiste una versione invece di quando lui è occultato, quindi in una versione azzurrina semitrasparente per simulare quando lui si rendeva invisibile. E poi esistono le action figure derivate dagli altri film, quindi da Predator 2, da Alien contro Predator anche, perché c'è stato questo crossover tra queste due serie di villain così famosi nel mondo del cinema, e la NECA ha prodotto appunto svariate action relative a questi film. Ecco, ho voluto anche mostrarvi una possibile posa con il cannone al plasma attivato, come vedete simula proprio lo sparo. L'unica pecca è che magari per dargli la direzione diciamo rimane un po' troppo lento, quindi su alcune pose tenderà ad abbassarsi troppo facilmente, vedete? Tende un pochino a cascare con il peso dello sparo sopra, quindi magari dovrete trovare il modo di fargliela tenere in una maniera un pochino più decente. Ecco, messa magari così al lato si tiene, in altre pose magari diventa più complicato. Comunque poi questo ci perderete tempo voi chiaramente per divertirvi. Al limite è possibile anche irrigidire un pochino lo snodo dell'action figure, quindi del cannoncino, e mettendoci appena un goccino di Vinavil. Il Vinavil è una colla che appena l'applicate risulta bianca, però poi quando asciuga diventa completamente trasparente e crea praticamente una specie di film gommoso. Quindi in realtà non è che incollerete del tutto il cannoncino, perché se proverete a muoverlo alla fine lo muoverete, però dovrebbe rimanere leggermente più duro in maniera tale da poter dare delle pose migliori. Ecco, ripeto, dal mio punto di vista è veramente un'action ben fatta, soprattutto lo sculpt della figura è veramente eccezionale, ricorda molto il villain del film. Lo mostro ancora in dettaglio. Ecco qua. Come vi dicevo ragazzi, poi diventa una questione di gusto personale. Dal mio punto di vista è sicuramente un action da comprare e ripeto, approfittatene finché il prezzo è abbordabile, perché poi più passerà il tempo più diventerà introvabile e sicuramente salirà il suo valore, quindi anche comprandola usata dovrete sborsare più soldi. E piano piano, se ne avete la possibilità, comprate anche quella di Schwarzenegger, quindi di Dutch, nell'altro personaggio interpretato dal film e nel film, e anche le altre versioni del Predator, in maniera da poter ricreare magari più scene del film che amate. Bene, passiamo quindi ai saluti.
Sei un mostro schifoso. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che abbiate ricevuto tutte le informazioni che vi sono necessarie riguardo a questa action figure. Sicuramente sarà una buona occasione per riprendere in mano il vecchio DVD di Predator o il suo Blu-ray e ridarci una bella rinfrescata a tutto il film, che veramente merita, nonostante siano passati ancora già molti anni. E detto questo, se siete appassionati del film e comunque collezionisti di tutti gli oggetti che possono riguardare un po' il mondo del cinema di fantascienza, vi consiglio questa action figure della NECA, perché è veramente ben fatta e non sfigurerà nella vostra collezione. Inoltre, associata alle altre action figure sempre ricavate dal film, potreste ricreare tutte le scene e le ambientazioni viste proprio nel film, quindi potreste fare un piccolo diorama in cui rivivere le scene che vi sono più piaciute. Bene ragazzi, detto questo vi invito di nuovo, se vi è piaciuto il video, a lasciare un like, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e vi do appuntamento alla prossima puntata con qualche nuova interessante novità. Ciao a tutti da Andrew Riker!